Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e riprendiamo la nostra serie OpenHub in pillole con questo nuovo video andando a parlare della parte fisica di OpenHub. Infatti fino adesso abbiamo visto con gli ultimi video un pochino le modalità di progettazione della parte virtuale funzionale di OpenHub, quindi la parte relativa agli item e ai gruppi che serve per principalmente definire degli oggetti che vengono inseriti all'interno del nostro sistema domotico senza però avere un legame fisico diretto con dei dispositivi reali. Infatti la filosofia di OpenHub è proprio quella di scindere la parte fisica dalla parte virtuale e quindi creare due mondi completamente separati che poi sono collegati tramite i canali e tramite i link per permettere appunto al nostro sistema domotico di vivere. Questo perché progettare un sistema domotico utilizzando solo la parte virtuale funzionale ovviamente è fine a se stesso, in quanto diventa una vera e propria simulazione del nostro sistema domotico, in quanto essendo agganciato a nessun tipo di dispositivo fisico perde un po' il senso di esistere. Però questo ci permette appunto di scindere la logica di progettazione, quindi occuparci della parte funzionale senza ancora sapere a quali dispositivi fisici andremo a collegare i nostri oggetti virtuali. Ovviamente questo è un grosso vantaggio in quanto ci permette di definire a livello virtuale dei sensori di temperatura, ad esempio, oppure degli interruttori, delle lampadine, senza però ancora aver definito quali saranno effettivamente i dispositivi fisici, quindi di che marca saranno e di che tipologia. Questa parte verrà definita appunto nel momento in cui verremo in possesso di questi dispositivi. In quel momento avremo la configurazione dei dispositivi reali all'interno del nostro sistema di smart home e il collegamento con i dispositivi virtuali che abbiamo creato in precedenza e che sono principalmente la parte funzionale del nostro sistema. Quindi saranno i veri e propri oggetti su cui andremo ad interagire come utenti del sistema. Oggi quindi vediamo una carrellata di quali sono le modalità più diffuse per integrare dei dispositivi reali all'interno del nostro sistema domotico su OpenHub, vedendo quali sono le modalità un po' più generiche che possono essere utilizzate per più dispositivi rispetto a quelle un pochino più verticali e che sono relative a un particolare dispositivo o una particolare marca di dispositivi. Quindi spostiamoci dalla schermata al PC e andiamo a vedere insieme queste modalità. Eccoci sulla schermata al PC e quindi andiamo a vedere la parte fisica della progettazione di OpenHub, anzi in teoria l'abbiamo già vista a livello logico quando abbiamo parlato di come appunto OpenHub permette di progettare il nostro impianto, quindi con la separazione tra modello fisico e modello virtuale. Adesso andiamo a vedere in una modalità un pochino più operativa che cosa vuol dire appunto andare ad integrare un dispositivo fisico in OpenHub. E quindi riprendiamo il concetto di Think. La Think quindi mappa un dispositivo fisico integrato in OpenHub. Rifacciamoci un attimo a questo disegno molto semplice che c'è sulla documentazione ufficiale di OpenHub per andare a vedere appunto i concetti di cui abbiamo parlato, e cioè il nostro dispositivo fisico che è la Think in OpenHub e le due lampadine virtuali che sono gli item di OpenHub. Gli item sono collegati alla Things tramite dei channel e dei link, anzi principalmente sono i link che collegano item con Think utilizzando i channel che mette a disposizione la Think, cioè quello che permette il nostro dispositivo fisico di poter fare in OpenHub. Quindi quello che vediamo oggi è come è possibile in OpenHub andare ad inserire degli oggetti dal punto di vista fisico. Ci sono diverse modalità, andiamo a vedere quelle più comuni e quali sono le differenze tra una e l'altra, soprattutto perché alcune modalità sono a livello generale, quindi sono orizzontali, ci permettono di integrare più dispositivi e più tipologie di dispositivi, mentre altre modalità sono molto più verticali e ci permettono di integrare o quel particolare dispositivo o quella particolare marca di dispositivi o tipologia. Per fare qualunque tipo di integrazione in OpenHub è necessario utilizzare un qualcosa che si chiama binding, cioè un qualcosa che mi permetta di mappare il dispositivo fisico esterno, quindi reale, come entità di OpenHub. Per vedere tutte le tipologie di dispositivi che sono integrabili in OpenHub basta andare nella documentazione degli add-on
e vediamo che abbiamo a disposizione tutta una serie di add-on che ci permettono appunto di integrare diversi dispositivi. Se mettiamo su All vediamo che l'elenco è veramente molto lungo. Alcuni sono sviluppati direttamente da OpenHub perché i binding sono alla fine dei pezzi di software che sono appunto o sviluppati direttamente dal team di OpenHub oppure sviluppati da terze parti o addirittura direttamente anche dal produttore del dispositivo stesso. Molti binding sono, come dicevo prima, orizzontali, cioè permettono un'integrazione basandosi su una certa tipologia di comunicazione tra il dispositivo e OpenHub. Quindi dicevo, permettono un'integrazione orizzontale, cioè un'integrazione per diversi dispositivi, anche di tipologia totalmente diversa. Altri invece sono verticali e sono mirati proprio per quel particolare dispositivo. Un esempio di integrazione orizzontale può essere quella, diciamo, forse più usata e che a me piace tanto, e cioè la MQTT. Infatti abbiamo il nostro binding MQTT che, a parte come si usa e tutto, comunque permette di utilizzare il protocollo MQTT per integrare i dispositivi. Per chi non conoscesse il protocollo MQTT, avevo fatto diversi video nel passato e uno di questi spiegava proprio a livello concettuale che cos'è il protocollo MQTT, come si utilizza all'interno di un sistema domotico e perché, che vantaggi ha rispetto magari ad altri protocolli. Quindi per chi volesse approfondire il concetto di MQTT può andare a cercare dei video vecchi nel mio canale e troverà sia la parte, diciamo, teorica che la parte pratica. Un altro esempio di integrazione orizzontale può essere l'integrazione HTTP, quindi l'HTTP binding, che mi permette di integrare dei dispositivi utilizzando le chiamate ad API oppure delle semplici chiamate HTTP. Ovviamente anche questo è un'integrazione di tipo orizzontale perché sono molti i dispositivi che offrono una modalità di integrazione tramite API e possono essere anche di tipologia diversa perché fondamentalmente la chiamata API è un qualcosa che mi permette di chiedere delle cose o far fare delle cose a un dispositivo, indipendentemente dal tipo di dispositivo che è. Altri esempi di protocolli di integrazione orizzontali possono essere ad esempio l'integrazione tramite porta seriale, l'integrazione tramite Bluetooth e altro. Opposto a questo ci sono invece le integrazioni un pochino più verticali che magari sono relative a dei dispositivi tutti di una stessa marca. Ad esempio lo Xiaomi Mi Smart Home, che mi permette di integrare i vari dispositivi smart home però sviluppati e prodotti dalla Xiaomi. Tramite questo binding ovviamente io con poco sforzo, perché alla fine i binding verticali sono molto già predisposti per quel particolare dispositivo, ovviamente perché sono sviluppati proprio per quel dispositivo, quindi con poco sforzo io riesco a integrare veramente in maniera facile i vari dispositivi. Ovviamente ho il vincolo che i miei dispositivi devono essere di quella marca. Se ho un dispositivo simile ma di un'altra marca devo andare a cercarmi o un binding orizzontale oppure un binding relativo a quel particolare dispositivo. Un'altra differenza tra le varie modalità di integrazione, che secondo me è anche abbastanza importante, è quella che alcuni binding ci permettono un controllo a livello locale del nostro dispositivo, altri binding invece dipendono da un cloud esterno. Quindi il nostro OpenHub necessita di una connessione a internet per poter comunicare col nostro dispositivo, anche se magari è distante 2 metri nella stessa rete locale. Questo perché? Perché molti binding verticali si appoggiano alle applicazioni che vengono installate sullo smartphone proprio per controllare il dispositivo. Normalmente ogni dispositivo smart home ha la sua applicazione e il binding normalmente emula un pochino quello che fa l'applicazione. Quindi queste applicazioni normalmente comunicano con un server esterno di proprietà del produttore del dispositivo e quindi necessitano di connessione a internet, anche se, come detto prima, dispositivo controllato e il dispositivo controllante sono nella stessa rete locale. Quindi, così come consiglio che potrei dare a chi deve scegliere il tipo di integrazione da fare, se è possibile una scelta di integrazione locale,
ovviamente è preferibile perché appunto il sistema in questo modo non dipende dalla connessione internet, dalla velocità, e quindi risulta essere anche molto più reattivo. Ad esempio MQTT è un protocollo che normalmente gira in ambiente locale, quindi tutti i dispositivi che sono integrabili in MQTT normalmente non hanno la necessità di avere una connessione internet esterna. Ok, fatta questa carrellata, per questo video possiamo fermarci qua. Nel prossimo video magari vediamo degli esempi di integrazione utilizzando due tipi di modalità appunto diverse, che sono quella orizzontale e quella verticale. Facciano degli esempi pratici con dei dispositivi reali. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino qui e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!